Buongiorno ragazzi e benvenuti nel secondo appuntamento della stufetta in pirolisi in 5 minuti 2.0. Allora, questa era la parte 1. Come vedete la lattina è molto trasandata. All'inizio lei era la camera interna di questa, scusate, camera esterna e camera interna. Lei entrava e stava fino a qui. Ma ora passiamo alla parte numero 2. La camera interna l'ho sostituita con un'altra lattina uguale, quindi sempre con i bucherellini sopra e i bucherellini sotto, ma questa volta invece di essere interna è sovrapposta, così. Spero che si veda bene. Ho aumentato, raddoppiato almeno il diametro dei buchi della lattina esterna, della camera esterna, che adesso è la camera primaria, diciamo, primaria e secondaria, e proviamo. Per l'occasione, giustamente, e per vedere se funziona e tutto funziona meglio, quindi il passaggio da camera interna così a sovrapposta, ho comprato del pellet classico. Faccio vedere. Voilà, per le stufe e caldaie. Quindi adesso riempiamo la nostra lattina. Questo è il fornelletto che dopo sarà sopra, ma si può usare per caricare. È del pellet un po' usato perché devo dirlo, bisogna essere sinceri, ho sbagliato delle prove, quindi soprattutto quelle grandi. E quindi riutilizzo il pellet che è già stato in parte consumato, ma non del tutto. Mettiamoli del nuovo sopra. Ora, questo e volendo anche queste saranno delle parti che potremo mettere successivamente. All'inizio bisogna farlo partire bene. Quindi per far partire bene questa stufetta fornellino, chiamatela come volete, io utilizzo della diavolina, perché ho trovato questo, quindi utilizziamo la diavolina, la mettiamo in modo tale che prenda bene tutto lo spazio. Diavolina. Voilà. Faccio vedere. Diavolina. Bene. Ora, come nelle migliori ricette, un filo d'olio e accendiamo. Prima di accendere metto un cronometro, così potremo vedere quanto tempo dura. Cronometro, boh, non so se si vede. Vediamo. Ma ci sono 16 gradi,1. Voilà. E nel caso lì c'è scritto 5,23, così potremo rifare anche i calcoli bene. Quindi accendiamo e vediamo un po' quanto dura, come funziona e come si comporta. E attiviamo il cronometro. Intanto, per tutti gli amanti della birra, vi consiglio la Rance Cochon, vi lascio tradurre, birra per musulmani.
Allora, l'obiettivo è che alla fine di questa esperienza non devo puzzare di fumo, che se no mia moglie mi caccia di casa. Ieri in più ho provato, vi farò vedere, io a casa c'ho una stufa a gas, una bella stufa, adesso non so in che materiale è fatto, un metallo che assorbe molto, adesso sì, lo so in francese, in font, non mi viene la parola in italiano, ma comunque si riscalda a gas. E ieri ho messo questa qui all'interno per vedere se si sentivano degli odori, e devo dire di no, non bisogna mai aprire la porta perché sennò gli si cambia un po' il suo stato che non gli piace. E qui ci siamo quasi. Si iniziano a creare dei fumi, non so se si vedono. E lasciamo andare un po'. Farò attenzione a non far cadere la birra perché è molto pericoloso. Ho già visto tutti i commenti nell'ultimo video. Comunque, ricapitoliamo. Lattina chiusa sotto, con dei buchi sotto, aperta sopra. Sopra gli posizioniamo un'altra lattina uguale con dei fori sotto e dei fori sopra. Questi fori bisogna fare molta attenzione perché delle volte non funziona perché questi fori sono troppo piccoli. Quindi fate dei test, delle prove e vedete, magari non allargateli tutti subito, ne allargate uno su due e vedete un po' come funziona. Teoricamente se io aumento questi buchi, aumento l'altezza di questa fiamma. Una volta, ancora un po' prestino, o forse no, non lo so, perché comunque si vede bene che la pirolisi è iniziata. Vedete le fiamme escono dei forellini. Mi aiuto magari con un'altra luce. Non so se si vede, penso di sì. Bene, adesso facendo molta attenzione a non far cadere il tutto, gli mettiamo la sua bocca primaria che serve a concentrare un po' il tutto. Voilà. Bellissima, bellissima. Intanto 17 gradi, certo è vicina, è molto vicina, ma l'ambiente non è isolato per niente, per farvi capire. Là sono tutti i buchi, la porta è semiaperta. Però fumi zero. Ora, non ho avuto il tempo di prepararla, ma questa lattina, per esempio, vedete, è bucata dai due lati. Io potrei metterla sopra e di conseguenza poi metterci una pentola sopra, immaginate. Però se la chiudo sopra dovrò fare dei bei fori, belli areati qua. Ancora devo provare. Comunque questa ci servirà comunque dopo. Se vogliamo tenere la fiamma e creare un po' più di calore. Intanto lei è partita. 5 minuti e 30. Tanto non ci serve.
e funziona molto molto meglio. Adesso dovrei provare anche con del legno per vedere se fa lo stesso effetto, però dura almeno 30 minuti come minimo. Ah, dimenticato di dire, all'interno ci vanno 210 grammi di pallet. Dunque un sacco l'ho pagato, adesso costa veramente tanto, 12 euro, perché la Troia non mi ha dato 10 centesimi di resto, fa merci, c'est bon, d'accord? E ci sono 15 kg, quindi 11,90 € per 15 kg. E lì dentro ce ne vanno 210 grammi. Quindi fatevi un po' voi i calcoli, ci sono 5 cariche per chilo più o meno, ci sono 15 kg, ci abbiamo più, diciamo 50 cariche per stando larghi, che comunque 210, un bel 50 cariche, se non ho fatto male i calcoli. (17,6). Comunque se avete domande o dei consigli o qualche suggerimento, non esitate a scrivere un commento. Se vi piace mettere un like e iscrivervi. L'ultimo video, giustamente sulla parte numero 1 della pirolisi, è stato visto abbastanza, sono contento e soddisfatto, e per questo ho voluto mostrarvi l'evoluzione, la 2.0, che è veramente magnifica. Vediamo se si vede un po' all'interno. Guardate i forellini come sprigionano potenza della fiamma, e zero fumo. Ora potrei mettere anche questo, guardate la fiamma come è grande. Adesso brucia perché la lattina ancora non è stata bruciata benissimo, quindi è lei che fuma. Consiglio sempre, quando utilizzate delle lattine, pulirle bene, togliere tutte le colle. Come vedete qui ancora c'è della colla, non so se si vede, e magari bruciarle a fuoco libero bene tutte, all'interno e all'esterno, così una volta che voi le utilizzate, magari che siete in una condizione di chiuso come me adesso, evitate questi fumi che non fanno mai bene. Ma guardate, non so se si vede. Togliamo questo perché sto facendo troppo fumo. Sempre attenzione, mai scherzare col fuoco. Siamo in una stanza, direi 2,5 metri per 2,5 metri, più o meno, quindi 5, 6, 7 metri quadri più o meno, non isolata. Questo è uno dei simboli, diciamo, quasi come una fine. E questa è una delle spegne, dove possiamo mettere posti più o meno chiusi, se prima magari non conosciamo il matrimonio, ci sono usciti, non si sono usciti. Facciamo 15 minuti.
18 minuti e 19,4. Di collega. Poi comunque, guarda, vedere, sta bruciata, non legati. Iniziamo. Di quella inizia. Gioco, gioco, gioco. Sono che tutte le cose, comunque erano super salate. Ma infatti, e mi gioco, vedo. Ma se vedi, uguale. Vedo che funziona bene. Non so. Non penso. Guarda, non vedo. Siamo circa la metà. Pirolisi in ottima forma. Andiamo. Non voglio bruciare la telecamera. Telefono. «23 minuti, avremmo già potuto cucinare un bel piatto di pasta e una bistecca. È riscaldato l'ambiente di un po' di gradi. Poi ognuno può crearsi dei supporti. Questo alla base era fatto per quello grande, ma funziona anche lì. In base alle proprie esigenze, a quello che vuole fare, all'utilizzo che ne vuole fare. Se deve essere per scaldare, se deve essere per cucinare, eccetera, eccetera. Ma con 210 grammi siamo già a 24 minuti. Abbiamo aumentato di 3-4 gradi la temperatura interna in un ambiente non isolato, certo. Il termometro è a 40 centimetri, quindi comunque a livello basso, non in alto. Però io non la denigro, anzi, purtroppo l'ho scoperta troppo tardi, a 33 anni. Immaginate che 2 mesi fa, 3 mesi fa, un sacco da 15 kg costava 5 euro al massimo, 5-6 euro. Adesso il prezzo è raddoppiato. Però, se funziona con il legno, magari l'accensione fatta bene, con un po' di pallet e la diavolina e sotto il legno, non è male. Non è male. Proveremo poi anche a caricare, però magari in un altro video perché non si può fare tutto. Di già testiamo la durata, l'affidabilità e come si spegne soprattutto. Come si spegne e se fa fumo. Normalmente no. Se tutto va bene no, perché sta procedendo. Come io, la 5 minuti. Siamo ancora sotto. Vediamo. Vediamo quanti minuti di fumo. Vediamo.
spero di avere abbastanza minuti perché mi restano il video, vabbè, voi l'avete in alcuni momenti più veloce, ma il video è a 32 minuti e me ne restano 22. Siamo a... cioè la linea non si vede, ma 34 minuti praticamente. Il problema è che mi restano 15 minuti più o meno di video. Là c'è ancora la fiamma. Siamo a 20 gradi e 8. Lascio andare il cronometro, fermo il video e ci vediamo, non lo so, tra qualche minuto. Allora, 43 minuti, 21 gradi e 3 e l'ho spostato lì, così possiamo vedere meglio. C'è ancora la fiamma. Non vuole smettere. Boh, aspettiamo. 47 minuti e 30. Cioè, guardate che roba ancora. Penso che tra poco finisca, spero, perché... Ma è incredibile, anzi no, non spero. Mi restano 14 minuti di video, quindi li utilizzo al meglio. 48 minuti. Ho spostato, quindi lì è tornata a 20 gradi e 2. Adesso è giù. Comunque siamo partiti da 16, mi sembra, 17. Allora, 51 minuti. C'è ancora la fiammetta, sta per finire, ma come vedete si creano le fiammettine blu, che loro continuano. Ma li posso avvicinare un po' di più. Vedete le fiammette blu? Con le gas. Continua comunque a scaldare, bene. L'importante è che non faccia fumo. Allora, ci siamo quasi. 51 minuti e 45. 52 minuti, dai. L'ho messa giù così la posso filmare meglio. Perché sul tavolo... Guardate.
E come vi dicevo, lì è anche caduto un po' di materia, quindi ma aiuta a creare tutte le circostanze di aria calda e flussi. Ora continua a scaldare, siamo a 53 minuti, anche se è molto meno, non c'è fumo, non c'è arrosto, non bisogna comunque stare troppo vicino perché esce il monossido di carbonio, ripeto. Comunque ora è spento, non c'è neanche la fiamma blu, ci sono le braci e ragazzi, zero fumo, zero fumo. Ragazzi, questa cosa è incredibile, zero fumo dall'inizio alla fine. Adesso lui resta caldo ancora per parecchio tempo. 3 lattine e abbiamo creato una caldaia. Adesso devo riuscirci assolutamente con questo. C'ho già la parte 3 e proveremo con del legno e a vedere anche un supporto per cucinare. Quindi vi ringrazio, se vi è piaciuto vi ripeto un like e sì, ce l'abbiamo fatta.